Io sono Maria Paola Sorrentino, sono Hospitality Manager della Tenuta Sorrentino e dopo i miei studi in Scienze del Turismo ho sperimentato e soprattutto implementato il prodotto accoglienza ed ospitalità all'interno della nostra tenuta. Ricopro anche un ruolo regionale, sono presidente del Movimento Turismo del Vino Campania dal 2016, è un'associazione no profit che annovera 40 tra le migliori eccellenze enologiche del nostro territorio campano, ovviamente insomma in chiave di ospitalità e qualità enoturistica. La Tenuta Sorrentino è la mia casa, quindi siamo nel cuore del Parco Nazionale, il comune di Bosco Trecase, siamo l'azienda più estesa nel territorio vesuviano. Abbiamo un'estensione di 40 ettari che si muovono appunto come un grande anfiteatro, come dicevo prima, incastonato tra la penisola sorrentina e il Vesuvio, quindi il cratere. Qui si consumano tutti i giorni quelle che sono le nostre storie, le storie di Lacrima Christi, di vitigni autoctoni, della nostra famiglia che è giunta alla terza generazione ed è un'oasi di ospitalità dove tutti i giorni accogliamo visitatori da tutto il mondo. Qual è stato il momento in cui ha capito che il vino sarebbe stato il suo futuro? Beh, in realtà io il momento in cui ho capito che il vino potesse essere il mio futuro è stato da sempre, quindi non c'è stato un momento in cui è nata la scintilla. Quindi il vino è sempre stata una bevanda che ho respirato fin da quando ero piccola, quindi dalle esperienze in vigna, in cantina, fino a casa con appunto le degustazioni che facevamo in famiglia, quindi è un qualcosa che ho respirato fin da piccola, quindi ho sempre saputo che quello era quello che volevo fare da grande. Quando è nato il rapporto tra il vino e le generazioni che l'hanno preceduto? Ma in realtà questo è, insomma, è una domanda molto interessante perché la nostra è un'azienda a carattere familiare, siamo alla terza generazione, quindi il continuare la passione di fare vino in chiave completamente differente rispetto anche alle generazioni passate ha fatto sì che le nuove generazioni come la mia e dei miei fratelli si potessero esprimere in modo molto più libero e autonomo senza tradire chiaramente i valori della nostra produzione, che sono sempre stati quelli del biologico, quindi vini che rispettano l'identità territoriale in modo ovviamente insomma specifico, senza mai tradire ecco, la tradizione dei miei antenati. Qual è stata la sfida più grande che ha affrontato nella gestione dell'azienda? Beh, allora, quali? Non ce n'è solo una, perché ecco, come dicevo, il ricambio generazionale porta chiaramente a degli inevitabili scontri, ma scontri molto positivi, devo dire. Nel nostro contesto, quelle che sono state chiaramente le innovazioni, la volontà di portare un nuovo metodo di coltivazione ha fatto sì che la nostra azienda potesse chiaramente subire delle trasformazioni sia in termini agricolo che in termini chiaramente di ospitalità e marketing. Qual è il traguardo che l'ha resa più orgogliosa? Il traguardo che mi ha reso più orgogliosa è stato quando io ho terminato gli studi in Scienze del Turismo, quando sono uscita dall'università dopo il mio percorso di triennale, poi ho fatto la specialistica successiva, è stata quella di portare a casa un'enorme consapevolezza che era quella di considerare il prodotto vino come anche prodotto enoturistico, quindi come la risorsa vino potesse essere interpretata e quindi concretizzata in termini di risorsa turistica 100% sostenibile. Se potesse realizzare un grande sogno legato alla sua carriera, quale sarebbe? Beh, il più grande sogno per me è quello di poter trasformare la destinazione Vesuvio in una destinazione di turismo sostenibile, che è il mio territorio, è il territorio che mi ha da sempre ecco, ospitato. Quando ho terminato i miei studi non ho avuto la necessità e nemmeno insomma forse lo stimolo di pensare ad un altro territorio su cui ecco, formare le mie competenze e dare il mio contributo.
Quindi sì, l'obiettivo è quello proprio di creare una destinazione turistica vesuviana, ma che sia 100% sostenibile, ma che abbia anche proprio l'obiettivo di andare a riscoprire tutte quelle che sono le risorse, quelle nascoste, quelle che non si conoscono e quelle che sono fuori da quelli che sono i classici percorsi stravisitati e strabattuti da milioni di persone. Ci sono storie di famiglie che sente di portare avanti attraverso il suo lavoro? Assolutamente sì, quello è quello che faccio tutti i giorni, quello di trasferire, di comunicare, quelli che sono stati i primi passi della mia famiglia nel produrre il leggendario Lacrima Christi, e soprattutto quelli che sono stati i progressi che la mia famiglia stessa ha fatto, non abbandonando mai questo territorio, ma ecco, investendo tutti i giorni della propria vita. Noi infatti il nostro slogan è vite vulcaniche, quindi la mia, quella di mia sorella, quello di mio fratello, quello dei miei genitori, che tutti i giorni investiamo quello che è la nostra vulcanicità in questo territorio. Tra tutti i vini che producete, c'è un'etichetta a cui è particolarmente legata? Assolutamente sì, ogni etichetta è un figlio, quindi è una domanda a cui rispondo in modo facile ma difficile allo stesso tempo, perché ogni etichetta racconta una trama della nostra tenuta. Sono 40 ettari che si muovono all'interno del Parco Nazionale come un grande anfiteatro, quindi su ogni anello di esso si produce un vino differente, anche se ovviamente i protagonisti sono i vitigni autoctoni del Vesuvio, ma c'è un vino in particolare che tra l'altro ci sta dando tantissime soddisfazioni, perché in realtà unisce quello che è la tradizione, l'identità di questo territorio e soprattutto la storia e l'archeologia. Si chiama Frupa, è un piedirosso superiore che viene proprio dalle sabbie del 79 d.C. Circa 3 anni fa abbiamo iniziato una collaborazione con l'Università Federico II, il Dipartimento di Vulcanologia, che durante gli anni del Covid ha fatto appunto proprio dei campionamenti qui sul nostro territorio, sulla nostra tenuta, e ha scoperto che la nostra tenuta si trova sulle lava del 79 d.C. Forti di questa scoperta abbiamo iniziato a fare dei carotaggi arrivando fino al suolo paleoromano e abbiamo ricostruito in modo naturale un muro, una parete, dove praticamente ci sono tutte le fasi dell'eruzione del Vesuvio del 79 d.C. ricostruiti ora per ora. Le vigne che si trovano proprio in quel contesto sono le vigne da cui produciamo il Frupa, che è un piedirosso in purezza. Dalle vinacce di questo prodotto abbiamo anche diversificato la nostra produzione, andando verso anche un altro settore merceologico, che è quello della cosmetica, perché dalle vinacce di questo vino, di questa uva in particolare, produciamo la Frupa Cosmetics, che è una linea boutique di cosmesi 100% biologica e vegana, che ha proprio come protagonista la vinaccia del piedirosso. Il vino è espressione di un territorio. In che modo pensa che il suo lavoro contribuisca a preservare e raccontare l'identità culturale vesuviana? Beh, come ho detto prima, i vini sono parte dell'offerta, parte dell'offerta enoturistica del territorio, quindi è un tipo di offerta integrata. Quindi pensate che dalla risorsa vino siamo arrivati a pensare a come poterlo far degustare, a come far arrivare il messaggio del Vesuvio all'interno delle nostre bottiglie che parlano e volano in tutto il mondo. Questo è diciamo, è la potenza del messaggio, perché penso che il turismo enogastronomico in generale, le risorse enogastronomiche di un territorio siano i veri ambasciatori di quel territorio stesso e le sentinelle di questo. Quindi, ad esempio, quando si parla qual è il souvenir per eccellenza, penso che sia proprio ecco, il cibo e il vino.
perché è un qualcosa che tu non puoi replicare in nessun altro posto del mondo. Il settore vinicolo è stato a lungo dominato dagli uomini. Come vive il suo ruolo di donna imprenditrice in questo mondo e quali cambiamenti ha osservato nel tempo? Beh, allora, sicuramente è vero, il settore del vino ha sempre portato i pantaloni fino almeno a 10 anni fa, qualcosa anche in più. Oggi invece è completamente differente, è differente anche perché si è capito quanto la sensibilità e la forza delle donne nello stesso tempo siano degli elementi che vanno a sopperire delle mancanze che ci sono state chiaramente nell'arco degli anni e che hanno chiaramente insomma marcato questo settore, questo settore. Nel caso mio specifico, la nostra azienda ha sempre avuto un colore rosa, perché mia nonna è quella che ha trasferito la sua passione di fare vino, i sacrifici, di lavorare la terra a mio padre Paolo, che nel 1989 fonda l'azienda. Quindi ho sempre pensato che la presenza femminile fosse sicuramente insomma un elemento di differenziazione e di forza, di determinazione, ma allo stesso tempo anche di delicatezza e di accoglienza. Quindi sicuramente la figura femminile nell'arco del tempo ha sempre di più ecco, ricoperto dei ruoli molto più importanti anche a livello manageriale e dirigenziale di aziende non solo vinicole ma di tantissimi altri settori. Come consiglieresti alle nuove generazioni di usare al meglio il vino? Allora, di berlo. No, scherzo. No, scherzo. Allora, come qualsiasi settore, bisogna avvicinarsi con umiltà. Questa è la cosa che mi sento di dire in primis, perché la mia squadra, ad esempio, è fatta tutta da ragazzi. Quindi tutti i ragazzi, per fortuna, giovani, volenterosi e appassionati. E quindi sicuramente insomma il vino è passione, è cultura, è curiosità, criticità, ma non presunzione. Infatti nei nostri tour, nelle nostre visite, il vino è sì protagonista, ma è protagonista nell'ambito di una storia, che è la storia della nostra famiglia, del nostro territorio, di quelli che sono stati i sacrifici per arrivare alla produzione di esso. Quindi non si parla mai in modo tecnico, ma si parla sempre in modo che tutti possono capirne di vino, tutti possono apprezzarne e tutti possono tornare a casa con un valore o un'informazione o una storia acquisita. E quello è il vero valore, non è il tecnicismo del tannino piuttosto che della fermentazione o qualsiasi altra cosa, non è tecnicismo, ma è passione, storia ed è territorio. Nei diari di Christian Andersen viene nominato il Lacrima Christi, che il grande fiabbista danese apprezzava moltissimo. Possiamo pertanto dire che sia un vino da favola? È un vino leggendario, quindi è un vino da favola, è un vino storico, è un vino vesuviano, è un vino al quale bisogna, come dire, approcciarsi con totale leggerezza e curiosità, perché quando appunto lo spieghiamo, lo descriviamo, diciamo sempre che non esiste un vitigno che si chiama Lacrima Christi, no bianco e no rosso, quindi perché si chiama così? Quindi qui si attiva lo storytelling dell'azienda e del territorio, che funge proprio ecco, da intrattenitore e ovviamente insomma proprio insomma da fonte di attenzione del pubblico. Sì, è un vino da favola, è un vino sicuramente leggendario, è un vino che desta tanto interesse ed è un vino che oggi sta riscattando tantissimo successo e soprattutto interesse. Questo perché? Perché nell'arco del tempo, almeno le generazioni passate, l'hanno sempre visto come vino di sostentamento, quindi un vino del contadino, quindi un vino che non aveva mercato. Invece la mia famiglia è da circa 35 anni che siamo sul mercato,
sta completamente cambiando le regole di questo vino, ma soprattutto della percezione e dell'immagine di esso. Sì, è sicuramente il paradiso dove Gesù Cristo ha pianto.